Buongiorno ragazzi, benvenuti un'altra volta sul canale. Abbiamo un ospite speciale qui con noi, GR Soreir, un canale che vi consiglio vivamente di guardare, che ho guardato pure io e mi sembra molto ma molto professionale in quello che fa. Ti ringrazio di aver accettato l'invito, prima cosa. Oggi insieme vorremmo proporvi, ognuno di noi, una squadra Asia praticamente. A modo nostro, ognuno di noi si è pensato la propria e vorremmo venire con la nostra proposta e commentarla. Benvenuto, grazie mille di essere qua ancora. Grazie a te per l'invito, è un onore essere qui e iniziare questa collaborazione che oltre a questo video ne comporterà anche altri in futuro, quindi non vedo l'ora di iniziare. Andiamo allora, bando alle ciance, ciance alle bando. Cominciamo subito con la nostra Asia. Che ne dici? Assolutamente d'accordo. Ci abbiamo qua. Mettiamo Asia. Allora, comincio con la mia, perché molto probabilmente questo video avrà due parti, ragazzi. Una parte sul mio canale, la seconda parte troverete il link qui sotto e andrete sul canale di GR Soreir, tanto per vedervi che bei video che fa e quanto sono studiati, veramente molto ma molto professionale. Fa le cose, sto ragazzo, fate veramente veramente bene, quindi ve lo consiglio di andarvelo a darci un'occhiata. Allora, partiamo con la mia, che io ripeto come al solito, quello che dico e quello che faccio è sempre quello che voglio comprare o ho già comprato o sto comprando, quindi sono sempre le mie esperienze. Non è un consiglio finanziario logicamente, ma è quello che penso io di sto gioco ed è quello che mi porterà a premio molto probabilmente, sperando. Come portiere mi sono ritrovato a comprarlo già, perché voglio farmi la collezione completa, io amo le collezioni, Osako. Quindi come portiere ci abbiamo il nostro amico Osako. Che ne dici di Osako? È un ottimo portiere, anche il fatto che sia nell'Under 23 fino al prossimo luglio sicuramente è un fattore in più, anche se non completerà la stagione da Under 23. I numeri sono ottimi, 12 clean sheet in 33 partite, più di un terzo di clean sheet in campionato, per le partite giocate, con pochissimi gol incassati. Sicuramente un nome interessante per il prezzo Portiere attuale. della nazionale, eh? Esatto, visto il prezzo attuale per un portiere Under 23 che eventualmente appunto per metà anno può essere usato in una squadra Under 23 oltre che nell'Asia, sicuramente potrebbe essere un affare. Dobbiamo vedere un po' come andrà anche il mercato, però secondo me è un prospetto giovane che te lo puoi tenere per anni. Gioca nella terza attualmente in classifica ad oggi, dobbiamo vedere l'ultima giornata perché magari può arrivare pure quarta, però è un'ottima squadra. Passerei direttamente al difensore, siccome io amo fare sempre i blocchi, ci prendiamo il nostro Sasaki, dicevamo, che c'ha una media pazzesca. C'ha una media pazzesca. Guardatevelo qua. 33enne, però bandiera dell'Hiroshima e blocco difensivo completo. Che mi dici di Sasaki? Qual è la tua idea? Devastante, in combinazione col portiere precedente, i suoi clean sheet e i bonus sport inviolata, ma ne parlavamo prima, un difensore con 0 gol e 0 assist all'attivo, ma una media davvero da giocatore assoluto su Sorer. E se pensi che c'ha voti migliori di certe star Europa e ti costa 13 euro adesso, mi sembra un regalo. Mi sembra un regalo. Logicamente è vecchio, però mi sembra un regalo. Mi sembra un rischio da affrontare, è vecchio, scade il contratto il 1° gennaio, però essendo una bandiera, essendo a sto prezzo, punto di vista personale, parere personale, mi sembra veramente un regalo. Il rapporto costi-benefici sicuramente è positivo. Molto positivo, veramente tanta, ma tanta roba. Vecchio, ma buono. Come centrocampista invece pensavo a un centrocampista, il centrocampista dell'Asia, Wakizaka. Wakizaka che vediamo i numeri di Wakizaka. Un signor giocatore, 9 gol e 6 assist in 29 partite. Numeri da attaccante per essere un centrocampista trequartista.
28enne, non troppo vecchio, 75 L5, 67 L15, 63 L40, giocate il 90%, quindi 4 le ha saltate praticamente. Su 40 è una media buona, anzi buonissima. Secondo me tanta roba, poi ancora giovincello, diciamo che non è a fine carriera, è a metà carriera, ancora qualche annetto se lo fa, può addirittura fare 5-6 anni ancora, quindi non è un investimento rischioso come Sasaki, diciamo, che ha 33 anni. Quindi mi sembra proprio da prendere, soprattutto per i numeri che ha, perché è veramente tanta roba. Anzi, invece ho scelto un altro under 23. Un altro under 23 che si chiama Mitsuta. Che l'ho già comprato. Siccome mi faccio la collezione del Sanfrecce Hiroshima completa fino all'inizio della prossima stagione. La collezione di quest'anno per approfittarmene dei bonus che sono importantissimi. Che ne pensi di Mitsuta? Un ottimo giocatore, ha avuto un infortunio al legamento, ho visto, che l'ha tenuto fuori una decina di partite, però quando gioca i punteggi sono ottimi, nonostante non sia un giocatore da decisive continuo, comunque solo 4 gol e 5 assist in 22 partite, però sicuramente è un ottimo giocatore. A me piace tantissimo, poi extra mi obbliga a comprarlo il fatto che è nella stessa squadra del difensore, del portiere. Io le collezioni le faccio sempre, io ho vinto in Asia il primo premio appunto grazie ai bonus collezione, perché come ti dicevo anche personalmente, il secondo, il terzo, quarto posto avevano fatto punti effettivi più di me. Cosa intendo come effettivi? Nel senso, sul campo i giocatori hanno giocato meglio che i miei, però grazie ai bonus collezione sono riuscito a prendermi il primo premio, che è veramente tanta roba. I bonus aiutano tantissimo. Come extra, un altro attaccante fortissimo. Volevo Dimmi. correggermi un attimo che ho sbagliato su Mitsuta, non è un attaccante, è un trequartista molto offensivo, e qui io ho detto che è un attaccante, ma appunto è più un centrocampista che gioca molto avanzato. Perfetto. Veramente tanta roba pure lui. Siamo già a 2 under 23 qua. E uno che è appena uscito dall'under 23, che si chiama Mateus, brasiliano, che è veramente fortissimo, mi è sempre piaciuto, è una bestia. Ian Mateus dello Yokohama Marinos. E questo sarebbe quello che proporrei io. Una squadra medio giovane da quel che si può vedere. L'unico rischio, chiamiamolo rischio, perché si chiude, c'è ancora una giornata in Asia. Io ne approfitto adesso perché i prezzi sono veramente, cioè una squadra del genere con sti voti qua, fartela a neanche 100 euro, mi sembra veramente tanta roba. Cioè, con un 80 euro tu ti compri sti 5 giocatori qua. Logicamente non puoi giocare solo con sti 5, ti servono sempre le tue riserve, devi sempre essere preparato, non è che puoi farti un'Asia e avere solo 5 giocatori dell'Asia, te ne devi avere almeno una decina per avere un secondo difensore nel caso che il primo non giochi, infortunato, espulso, qualcosa, se vuoi partecipare in Asia. Però per il prezzo, rapporto qualità-prezzo, mi sembra, cioè votoni del genere in Europa li paghi minimo, secondo me, il triplo. Sei d'accordo o no? Sì, sono d'accordo. Al momento questi campionati che stanno quasi al termine, qualcuno già terminato, offrono dei prezzi davvero troppo in saldo per non prenderli, anche se ovviamente comportano dei rischi, in quanto si aprirà il mercato, su diversi mesi di stop, quindi potrebbero succedere tante cose da trasferimenti, ma anche semplicemente infortuni. Però il rapporto, anche in questo caso, rischio-beneficio spesso ne vale la pena, e in questo caso appunto proprio ne vale la pena. Io elimino il rischio, penso di eliminare il rischio in che senso? Nel senso di facendomi le collezioni molto probabilmente di una di queste squadre, anche se 1 o 2 se ne andranno, ci avrò gli altri della squadra, quindi giocheranno sempre. Se ne andranno in un'altra squadra per caso, ci avrò i bonus alti a quel giocatore, quindi potrò sempre utilizzarlo. Se magari tipo Sasaki
non giocherà proprio più, non penso, perché all'apice della carriera sta facendo dei votoni alla grande, 33 anni in Asia possono giocare pure ai 40. Cioè, ce n'era uno che aveva giocato fino ai 50 anni, professionista, se mi ricordo bene, non mi ricordo come si chiamava, c'era pure la carta su Soleil, c'è un lapsus adesso. Sì, Miura penso. Sì, dovrebbe essere lui. Kazuyoshi Miura che ha giocato fino a che età? Ha giocato carriera. Te lo dico subito. Maria, 73 ha cominciato e ha finito nel 2023. E ha cominciato nel 73. Un veterano. Ha cominciato nel 73 e ha finito nel 2023. Questi sono 50 anni di carriera. Nel Olivairense. Maria, nelle giovanili logicamente ha cominciato nel 73. 50 anni di carriera calcistica, io pensavo ci avesse 50 anni solo lui, invece no. Mizzega che roba. È quello che mi dà Wikipedia. Maria. Wow, tanta roba, veramente tanta roba. Quindi il nostro Sasaki molto probabilmente giocherà ancora. Essendo l'apice della carriera non penso lasci stare. Se gli altri possono giocare ancora fino in età avanzata. Guardate Ronaldo, guardiamo altri giocatori forti, Benzema stesso. Quanti anni ha Benzema, ad esempio? Anche Benzema è vecchiotto, Sì, Modric. 36, Modric pure vecchiotto, sono grandi giocatori. Buono, questo è quello che propongo io. Che voto gli dai a sta squadra, diciamo? Che ne pensi? Per il campionato asiatico questa una potenzialmente tra le migliori riguardando i giocatori nel dettaglio, tranquillamente un 8-9 su 10, considerando che il 10 su 10 la perfezione non esiste, già un 9 su 10 è un ottimo voto. 10 su 10 ti serve anche un po' di fortuna per arrivarci. Comunque veramente, secondo me, è ottima ed è veramente tanta roba. Abbastanza giovane come squadra, quindi non male. Raga, per vedere la squadra del nostro amico Gerso Reir vi lascio qua sotto il link e potete passare alla parte 2 del video. Ci vediamo sul suo canale.